Salve, ho deciso di fare questo filmato che spero sia breve, ma che possa suscitare la vostra curiosità e la vostra attenzione. Io mi occupo di psicologia della prestazione umana, ci arrivo dopo un percorso accademico e clinico abbastanza lungo e ci arrivo per due ordini di motivi. Primo, perché ho avuto modo di vedere come le persone riuscivano a tirarsi fuori da delle situazioni particolarmente complesse, non necessariamente legate al mondo dello sport, ma spesso legate a situazioni ben complicate. Secondo, perché chiaramente avendo avuto passione sempre per il mondo sportivo, alla fine la passione e la competenza si sono incontrate e ho cominciato a dedicare, prima un po' per gioco e poi diventando sostanzialmente l'attività centrale, la mia attenzione appunto a questo settore. Lo sport è un campo di osservazione molto privilegiato perché ovviamente la prestazione conta il risultato conta, inutile negarlo, e devo dire anche che in letteratura si trovano, diciamo, molti studi che hanno messo in evidenza alcuni aspetti sulle caratteristiche, sui processi attenzionali, sui processi decisionali degli individui e poi sono stati riportati in altri settori della vita non necessariamente legati allo sport. Nella mia esperienza, diciamo, ho avuto a che fare fortunatamente con numerosi atleti di alto livello e penso che avrebbero con ogni probabilità vinto anche se non ci fossi stato io, quindi mi chiedo spesso se è più quello che io ho imparato da loro oppure quello che io ho dato a loro. Diciamo che poi alla fine è un bilancio che non è così interessante, l'importante è che ci sia stato comunque un flusso tra me e loro e devo dire che comunque per me che sono osservatore attento queste persone, questi atleti mi hanno fornito il privilegio di poter osservare alcune cose che adesso cercherò di riassumere per voi. Naturalmente io ho potuto vedere che le persone che forniscono prestazioni di altissimo livello hanno spesso delle caratteristiche molto diverse tra loro, cioè quindi non esiste l'atleta omogeneo, non tutti gli atleti sono uguali, non tutti gli atleti hanno le stesse caratteristiche di personalità, ma possono avere delle caratteristiche di personalità molto diverse. L'unica cosa che alla fine li accomuna è che mentre ci avviciniamo alla competizione, alla fine tutti convergono verso un punto, che è la assoluta focalizzazione sull'evento, sulla prestazione che loro vanno ad affrontare. Questo apre un punto importante che ha un'altra cosa che mi sento di poter sostenere prova alla mano, non tutti quindi arrivano a quella focalizzazione e a fornire o a esprimere il massimo potenziale attraverso lo stesso percorso. Ovviamente persone con caratteristiche diverse non possono necessariamente essere ricondotte tutte a uno stesso meccanismo, perché è chiaro che per raggiungere un'alta condizione di forma, un'alta condizione, una situazione nella quale l'atleta sia in condizione di esprimere il suo massimo potenziale, è abbastanza facile pensare che ci si debba arrivare attraverso percorsi diversi. È ovvio che il percorso diverso attraverso il quale si deve arrivare non può presupporre ovviamente una totale autonomia, una totale indipendenza nel definire quelle che sono le proprie strategie, programmi e obiettivi. Questo perché ovviamente la maggior parte degli atleti si trova ad operare all'interno di strutture organizzate, che sono le squadre, le società sportive, le federazioni e quant'altro, le quali hanno ovviamente una struttura gerarchica organizzata e alcuni principi organizzativi che in qualche modo dobbiamo rispettare e che io osservo che troppo spesso diventano attenzione da parte degli atleti. Adesso non è che io voglio stigmatizzare
questo comportamento, dicendo che questo comportamento sia errato, negativo, che non debba essere fatto, lo voglio stigmatizzare dal punto di vista dei processi attentivi e dire che all'interno della prestazione individuale il prestare attenzione a delle cose sulle quali di fatto è assolutamente impossibile esercitare una qualunque forma di controllo, alla fine finisce col diventare come devo dire, un punto di assorbimento della propria energia, in questo caso mentale, nel sottrarci questa energia invece dalla prestazione che è il nostro obiettivo primario. Quindi questo è una cosa molto importante sulla quale io mi raccomando molto. Resta inteso che quando io mi riferisco a elementi strutturali organizzativi mi riferisco a strutture che hanno, diciamo, nelle loro grandi linee hanno all'interno ovviamente una struttura dirigenziale, una struttura di vertice e quant'altro, dove ci sono inevitabilmente le necessità di rispettare alcune regole. Quando poi all'interno di questa struttura operativa ognuno degli atleti entra nella condizione nella quale costruisce il suo percorso di crescita, di forma, di condizione attraverso l'allenamento, è ovvio che lì il settore cambia e quindi si entra maggiormente nel campo di quella che è l'autonomia dell'atleta stesso. Che cosa si intende per autonomia? Quindi per autonomia si intende la capacità, non si intende, intanto diciamo che cosa non si intende. L'autonomia non è quello di fare quello che ci pare, ma l'autonomia è quello di l'atleta che si pone delle domande, si dà delle risposte, individuando così quali sono le necessità, le esigenze, quali sono i settori su cui lavorare per migliorare la propria prestazione. In questo è ovvio che il rapporto con il proprio tecnico deve essere quindi un rapporto molto solido, quasi una cellula in cui l'allenatore si presta come catalizzatore di questo processo e quindi in qualche modo favorisce la consapevolezza dell'atleta e costruisce insieme a lui un percorso, chiamiamolo tecnico, di crescita che garantisca lo sviluppo dell'atleta stesso. È ovvio che l'atleta è centrale, non è una questione sindacale, perché poi alla fine inevitabilmente le gare le fanno gli atleti e quindi alla fine io ho bisogno, ho necessità di costruire come tecnico insieme all'atleta un progetto che sia tale da alimentare o facilitare la costruzione di una forte convinzione all'interno dell'atleta stesso. Cioè, quindi nel momento della prestazione io ho bisogno che l'atleta sia convinto della prestazione che va a fare, perché il proprio sistema di convinzioni personali precede il risultato e l'esito della prestazione. Quindi un atleta che va a fornire una prestazione avendo per esempio un'aspettativa senza avere la realistica convinzione di poterla realizzare, ma semplicemente avendo il sogno di realizzarla, in genere produce un fallimento. Questo fallimento produce poi inevitabilmente un ulteriore deterioramento della convinzione individuale. Quindi questo è un punto importante. Un discorso è avere in mente quello che noi sogniamo di fare, quello che noi immaginiamo, quello che noi vorremmo fare. Un discorso è avere una capacità di analisi personale, una consapevolezza personale attraverso la quale definiamo di questo sogno che noi vorremmo realizzare quanto realisticamente io posso realizzare oggi. È chiaro che i miei obiettivi devono essere sempre obiettivi difficili, ma che io, atleta, devo avere la convinzione di poter realizzare. Quindi è ovvio che se tutte le persone che vanno a prestare immaginano solo il risultato assoluto, il risultato di valore assoluto, ragionevolmente io penso che questo tipo di pensiero possa appartenere a pochissimi atleti nel mondo in tutte le discipline sportive, perché credo che eccetto alcuni fuoriclasse indiscutibili in tutte le discipline, in generale poi posso invece subito al di sotto di questi 4, 5, 6, 7 atleti c'è tutta una fascia
fascia di atleti di altissimo livello che chiaramente vanno a giocarsela la prestazione, non hanno la certezza o comunque non possono andare con la certezza o con l'idea di un risultato se non lo hanno già più volte consolidato. Ed ecco per quale motivo io insisto molto sul punto che le persone devono avere obiettivi chiari davanti, devono avere obiettivi difficili da realizzare, ma che hanno la convinzione di poterlo realizzare, perché le convinzioni di efficacia, quindi la convinzione di avere i mezzi per poter realizzare quell'obiettivo, è l'elemento centrale e ne favorisce la realizzazione. L'altro punto importante è la paura di perdere o il bisogno di vincere. Quello che io ho potuto osservare e che riporto volentieri qui è che per essere, diciamo, atleti per così dire vincenti, quindi in grado di esprimersi al massimo del proprio potenziale, bisogna avere certamente più voglia di vincere che non paura di perdere. La cosa migliore sarebbe averle tutte e due in ugual misura, perché chiaramente fanno un elemento sinergico. Purtroppo troppe volte si realizza che quando io mi costruisco o sento molto il peso della competizione, quando mi metto davanti un obiettivo target che non ho la convinzione di poter realizzare, in alcuni momenti io mi accorgo, va bene, che certi atleti finiscono col fare piuttosto un passo indietro che un passo in avanti, perché aumenta il livello di incertezza. Questo succede principalmente negli atleti che pur, secondo me, non avendo dei titoli, sono troppo ossessionati da un risultato di valore assoluto, cioè per cui invito tutti a una profonda riflessione su questo piano, perché quello che a noi interessa molto è costruire un percorso interiore di crescita e di sviluppo conseguenziale. Quello che poi succederà in termini di classifica generale succede per tanti altri motivi e non tutti sono direttamente sotto il nostro controllo, per cui per esempio anche il campo dei competitor. Se voi pensate alla disciplina regina dell'atletica che sono i 100 metri, Justin Gatlin, che è un grandissimo centometrista, cioè alla fine diciamo ha avuto la sfortuna di nascere quando era nato anche Usain Bolt e quindi probabilmente ha vinto molto meno di quello che non avrebbe fatto se non ci fosse stato Bolt stesso. Quella variabile non può essere gestita. Quello che possiamo gestire è che comunque io ho corso i miei 100 metri al massimo, io ho sparato al massimo, ho tirato al massimo, ho regatato al massimo, ho saltato al massimo. Per realizzare il massimo bisogna avere il minimo numero di interferenze possibili. Le interferenze sono di due tipi, quindi sono interferenze di tipo esterno e sono interferenze di tipo interno. Quelle di tipo esterno sono tutti quei fattori che derivano da fuori che in qualche modo finiscono col catturare la nostra attenzione e finiscono con il generare un dispendio di energia il più delle volte dedicato a cose che, essendo strutturali o similari, alla fine non possono essere modificate da noi. Quindi bisogna assolutamente farsi sempre la domanda se ciò a cui sto pensando è qualcosa che a me serve o a me non serve, o se la cosa di cui mi sto occupando esterna a me è una cosa su cui io posso fare qualcosa o non posso fare qualcosa e se mi serve a fini prestativi. Quindi inevitabilmente mi riporto su di me. Le situazioni, le interferenze interne sono invece altresì generate da meccanismi emotivi, pensieri e quant'altro che possono intercorrere nel deteriorare la prestazione individuale. Su queste è necessario divenirne consapevoli, di capire quali sono quindi i concetti e i pensieri limitativi che possono attraversare la nostra mente e cercare gentilmente di sostituirli con altri tipi di pensieri che siano maggiormente finalizzati al conseguimento dell'espressione del nostro potenziale. Insisto sempre su questo, quando parlo di nostro potenziale è arrivare in fondo a una competizione con l'idea che io ho fornito il mio massimo. Per l'idea che ho fornito il mio massimo io devo avere una perfetta condizione fisica, devo aver espresso il mio bagaglio tecnico e per fare questo io devo essere stato in grado di gestire il maggior numero di interferenze possibili, quindi di tutti quegli eventi interni o esterni che in qualche modo nel momento in cui da parte mia non vengono gestiti, questi concorrono a deteriorare l'espressione del mio potenziale e quindi concorrono al non raggiungimento di un potenziale di picco. Questo è l'atteggiamento, diciamo, che io ho avuto modo
di osservare nelle persone che sono altamente prestative indipendentemente dai risultati assoluti che hanno conseguito, perché li ho osservati anche nei settori giovanili e diciamo è un po' un marchio di fabbrica. Alcune persone arrivano e hanno già questo bagaglio non perché siano geneticamente determinati, ma perché diciamo percorsi di crescita educativa e esperienziale hanno fatto sì che questo elemento si strutturasse già dentro di loro. Altre magari non lo hanno così naturalmente, ma possono assolutamente costruirlo. Quindi la funzione spesso di una persona che fa il mio mestiere è quella appunto di lavorare, in questo caso specifico, con gli atleti, proprio al fine di individuare dei meccanismi di pensiero, delle procedure di pensiero che vadano nella direzione dell'espressione del massimo potenziale, quindi eliminando tutti quegli elementi di dubbio, tutte quelle ansie, tutte quelle incertezze che possono, così, che possono sovrapporsi all'interno di una persona e che spesso, come devo dire, originano dall'incontro tra la struttura personale, una cattiva costruzione del processo obiettivi, non aver chiaro tutta una serie di cose che si ingenerano nei meccanismi che sono chiamati appunto ansia o che poi produce appunto caduta dell'attenzione, che poi produce processi di sovraanalisi delle situazioni che in qualche modo contribuiscono a deteriorarla. Questo è certamente un punto cardine, cioè quindi bisogna aver chiaro che bisogna assolutamente diciamo lavorare per step successivi, identificando sempre quelle che sono aree di lavoro e di sviluppo, non mettere troppe cose al fuoco perché altrimenti chiaramente i nostri sistemi neurali fanno fatica a portarla avanti. Bisogna avere sempre una focalità, bisogna avere soprattutto voglia di vincere piuttosto che paura di perdere, perché questo chiaramente aiuta maggiormente ad assumersi delle responsabilità, e l'altro aspetto è cercare di non occuparsi di tutte quelle questioni, di tutte quelle situazioni che non dipendono direttamente da noi, mentre bisogna occuparsi di costruire in una sinergia completa un percorso di sviluppo, di crescita a secondo del livello in cui ci troviamo, che veda coinvolto sia l'atleta sia il suo tecnico di riferimento. È ovvio che questo non vuol dire nemmeno che noi possiamo negoziare ogni volta i processi obiettivi che costruiamo, quindi è ovvio che il rapporto deve essere sinergico, che si deve disegnare un percorso e che poi però quello che è importante è che il percorso, diciamo, come devo dire, il percorso di lunga portata può subire dei riadattamenti in corso d'opera, mentre i percorsi obiettivi di breve, medio periodo non possono essere negoziati ogni giorno e soprattutto bisogna conservare tutti l'onestà intellettuale di non diciamo cercare di piegare questo percorso di crescita a altre esigenze che con la prestazione non c'entrano nulla. Quindi è ovvio che ogni elemento di contrapposizione, di scontro, di insoddisfazione in qualche modo finiscono con il deteriorare la prestazione, comunque si creino e al di là della volontà di tutti. Quindi io sono sempre a disposizione per ogni tipo di chiarimento possibili. Quello che devo dirmi è che quello che devo dire è che alla fine le gare le vincono o le perdono gli atleti. Tutto ciò che è intorno agli atleti deve impegnarsi nel non diventare fonte, nei limiti ragionevoli, di interferenze che possono essere evitate, ma quello che devo dire sostanzialmente è che alla fine, proprio perché le gare le vincono gli atleti devono imparare a gestire al meglio sia le interferenze esterne sia quelle interne, ricordando che quelle interne, quindi per modo di pensare le sensazioni, i stati d'animo che possono interferire negativamente, sono quelle più difficili da gestire. Gestire non vuol dire sopprimere o reprimere degli stati d'animo, ma significa allargare il campo dei punti di vista
Per vivere bene questo tipo di situazione bisogna non sentirsi sotto esame ogni volta, bisogna avere davanti un percorso di crescita e di sviluppo, ognuno tarato su quello che è il proprio valore di riferimento e di partenza, bisogna costruire, quindi bisogna avere degli obiettivi difficili ma che noi abbiamo la convinzione di poter raggiungere. Quindi bisogna saper ben distinguere che cosa è un valore ideale da raggiungere, sia che lo veda io, sia che mi venga indotto da terzi, e su questo valore ideale io, attraverso una coscienza, un'autocoscienza, un'autoconsapevolezza, un'autoanalisi, capire quanto ragionevolmente di quell'ideale io posso realizzare in un tempo che va da A, un tempo relativamente breve, e quindi devo essere molto realista. Le persone di grande successo hanno in genere tre caratteristiche: sono dei visionari, hanno una grande capacità di analisi e quindi realisticamente della loro visione realizzano quello che è possibile realizzare in quel momento, che certamente è un passo avanti rispetto al punto da cui sono partiti. Ripeto, sono a disposizione per ogni tipo di chiarimento, basta inviarmi una mail o cercarmi e io sono in grado di rispondervi in ogni momento. Grazie.